Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia. Anche se hai l'ascendente bilancia o anche se hai Venere o la luna in bilancia, ci sono dei messaggi per te importanti, perché sono dei video senza tempo e che ti deve arrivare un messaggio in questo momento importante e l'archetipo del tuo segno ti porta questo messaggio. Quindi vediamo gli spiriti cosa hanno da dirti in questo destino immediato, in questo ciò che devi sapere, ok? Andiamo a vedere partendo dagli oracoli. Bilancia. Wow, l'araba fenice. L'araba fenice arriva un po' come se fosse il giudizio, una rinascita. E non so cosa stai vivendo tu in questo momento, ma quando esce l'araba fenice ti vogliono esortare a prepararti per una rinascita senza mezzi termini. Rinascita, volare, bellissimo, bellissimo. Ok, ecco perché. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. Probabilmente stiamo in questo momento, nelle prossime ore, lo abbiamo già vissuto, è un momento di tormento. È come se uscissi fuori da questo tormento, da questo mare tempestoso, perché c'è una forza che ti solleva. Wow, arriva un miracolo. Io non so che cosa state attraversando in queste ore o nei prossimi giorni. Fatto sta che qualcosa che può sembrare disastroso, che hai già vissuto, magari stai vivendo gli strascichi di qualcosa di pesante che hai vissuto. Allora, l'araba fenice, il nobile volo, una rinascita che porta un miracolo. È un miracolo questa rinascita, un intervento divino, un sostegno, risalita, pietas, cioè è qualcosa di fortissimo nelle prossime ore. Magari c'è stata una caduta anche fisica, psicofisica o una sensazione di abbassamento d'animo. Questo video ti deve arrivare proprio adesso, per dirti questo, perché il messaggio per te è questo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Bilancia, paggio di coppe, io vedo che ti rilassi proprio qui. La ruota della fortuna, allora, qua vedo che ritorni a sognare, c'è una felicità che ritorna col paggio di coppe e la ruota della fortuna, la fortuna gira dalla tua parte, la ruota gira per te con un miracolo, un nobile volo, qualcosa di sorprendente la ruota della fortuna, capito? Ancora? Allora, abbiamo potuto avere degli ostacoli, forse rispetto a circostanze pratiche. O hai lottato per far andare bene qualcosa qui. Sì, assolutamente, c'è cavallo di bastoni. Guarda, ascoltami, qua c'è proprio un giro del destino dalla tua parte, in merito a circostanze che stavano andando a lente o che avevano degli sblocchi, scusami, che avevano dei blocchi. C'è un cambio, notizie improvvise, boom, 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 che ti fanno tornare proprio a wow, un intervento divino, qualcosa che era lento si sblocca all'improvviso. All'improvviso. Movimento rapido, mi dicono. Vediamo ancora. Regina di coppe. Equilibrio emozionale qua, si riequilibra, un equilibrio emozionale ti raggiunge, fortissimo. Anche se all'inizio magari non sai che strada prendere o puoi essere stata indecisa su quello che ti stava capitando,
Però qua c'è l'opportunità, l'asso di bastoni. Opportunità, qualcosa che ti rinvigorisce, qualcosa che non ti aspetti, qualcosa per cui avevi dei dubbi, ma che stavi aspettando. Boom, eccola. Nonostante tanta stanchezza e tanti pesi. 10 di bastoni. Un periodo dove ti sei portato addosso dei pesi pesanti, appunto, finisce. Lo stavi aspettando questo periodo, non sapevi che pesci prendere. L'asso di bastone mi dice arriva questa opportunità, qualcosa di nuovo che porta allegria, facendo finalmente crollare una certa pesantezza o di responsabilità non tue, qualcosa che ti sei portato o portato sulle spalle. E avviene un equilibrio energetico su tutto questo piano. Ancora la giustizia. Quando esce la giustizia, io mi inchino. Situazioni fuori controllo, fuori equilibrio, la giustizia divina arriva per te per sistemare le cose. Questa è anche la tua carta, Ciò vuol dire rientri nella tua essenza. Sei di coppe, ti vedo felice. Anche situazioni che hanno a che fare con i figli, felicità con i figli, situazioni di giustizia con i figli. Non lo so, affidamenti, anche qualcosa inerente a questo per alcuni di voi. Però ti vedo felice. Contatto con la tua bambina interiore, ti vedo finalmente felice, a seguito di alcuni ostacoli che ci sono stati o stai vivendo. La papessa mi dicono segui solo la tua intuizione. C'è una saggezza ancestrale che ti guida. C'è una saggezza ancestrale che ti guida quando devi parlare con le persone, quando devi fare le cose. Segui solo la tua intuizione, la saggezza ancestrale. Perché io ti vedo proprio felice, ritrovata o ritrovato nel tuo potere. Vediamo. Arriva il mago, una grande opportunità si presenterà davanti a te. La manifestazione di qualcosa che volevi e che stavi aspettando. Qua abbiamo potuto avere, magari volevi manifestare maggiore prosperità e hai percepito ingiustizia, magari da un capo molto esigente o da qualcuno, o ti sei sentita addosso delle responsabilità e quindi ti sei sentita anche privata o depauperata di energia di qualcosa. Ok, un grande potere creativo si manifesta portandoti delle realizzazioni importanti sul piano della vita pratica e concreta. Un momento di difficoltà, di depauperamento di energie o di denaro, di non ce la faccio, no, è così invece. 4 di spade, abbiamo aspettato questo momento, per riassestarci. Volevamo un miracolo, come dice quella carta, e arriva, perché c'è l'imperatrice. Allora, l'imperatrice è la crescita e la prosperità di ciò che stavi sognando, di ciò che hai sognato. Sviluppo, crescita e prosperità. Il miracolo che stavamo aspettando e che tu stavi aspettando. Magari ti sei fermato o ti sei dovuta fermare. Però eccolo qua, l'imperatrice mi parla di sbocchi, di sviluppo, di opportunità che arrivano, che seguono che segui la tua intuizione, la tua creatività, quello che ti arriva senza far bypassare le cose dalla mente. Perché qua arrivano delle opportunità veloci che le prendi e portano a sviluppo. Un'araba fenice, qualcosa che stavi aspettando, ripeto, magari una decisione che già avevi nel cuore ma non volevi prendere perché avevi paura di scaricarti di alcune responsabilità. Arriva questa giustizia, anche qualcosa di scritto, la ruota gira dalla tua parte, che ti porta a sviluppo delle tue capacità e anche allo sviluppo di ciò che di ciò che avevi nel cuore. Ok? Wow, vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Alleati con la dea della scarsità o della penia. Rituale erotico della Kundalini che trovi sul canale. Va bene?
guarda, rallenta il ritmo e celebra la tua vita. Questo è un consiglio che ti danno gli spiriti. Rallenta il ritmo, e questo è il carico pesante del 10 di bastoni. Magari ti stai caricando di responsabilità, devo fare questo, fare quest'altro, no? O devo combattere per... No, questo è il consiglio per te. Rallenta il ritmo, celebra il qui ed ora, la tua vita, goditi istante per istante, fatti una pausa, goditi quel momento. Magari mentre ti prendi, fai una bella pausa, ti mangi un po' di frutta, ti ascolti il video Magia Pratica 15, perché è proprio questo il senso del godimento dell'attimo presente. Sì. Vediamo se hanno un messaggio, un consiglio, cos'altro hanno. Sì, circondati d'amore, circondati delle persone che ti fanno felice. Qua c'è il banchetto, il tè, la tisana, rallenta il ritmo, ti dicono. Circondati di persone che ti amano, che ti vogliono bene, con le quali non devi essere quello che non sei. Anche questo sei di coppe, no? Me lo faceva vedere. Perché arriveranno intuizioni, arriveranno, si alleggerisce un carico, ti dicono che già avrai l'opportunità di circondarti di persone che ti vogliono bene. Goditi quel momento, stai tranquilla e tranquillo. Il numero 19 può essere importante per te e anche corrispondente all'arcano maggiore del Sole, che ti porta a confermare questa lettura e la schiarita, no? E poi non permettere a nessuno che ti dica come fare o che ti sistemi. No, ti dicono vai per la tua strada, tu hai una verità di fondo che deve emergere. E qua mi dicono qualsiasi cosa tu possa aver avuto di tempesta, tormenta, no? E qua c'è l'oro, questa ragazza ripara la tazza con l'oro, è la tecnica del kintsugi, riparare con le ferite dell'anima con l'oro della consapevolezza. E quindi tu sei un essere unico e irripetibile. Questa lettura ti sta dicendo di allearti con le tue fragilità. Ecco perché ti ho detto di fare il rituale erotico della Kundalini con i 5 denari. Perché alleandoti con la dea della penia, con le tue fragilità, tu raggiungi il tuo obiettivo, l'imperatrice. Nessun altro può dirti quello che tu sei predisposta a realizzare o predisposto a realizzare o come farlo, perché arriverà un'intuizione, un'idea che il tuo cuore però conosce già, guarda che ti dico. Con le pratiche, se fai le pratiche ti arrivano subito le intuizioni. E allora questa lettura mi sta dicendo che il recupero delle tue qualità, l'alleanza alle tue qualità, alle tue doti, anche nei momenti soprattutto di fragilità, ti stanno portando a questo sviluppo, la realizzazione di un obiettivo. Ok? Andiamo a vedere che cosa ti dicono questi altri oracoli. Riposati perché sta arrivando quello che ti serve, il giardino di Venere, di nuovo riposo e rinnovamento. E questo 4 di spade, riposo e rinnovamento. E anche la carta di prima che ci eravamo detto, no? Sì, questa pure, quest'altra. Il giardino di Venere. Allora, la bilancia è governata da Venere. E Venere cos'è? Ciò che ti piace, e soprattutto anche se hai la luna in bilancia, l'ascendente in bilancia, la Venere in bilancia. Quindi riposati, stanno dicendo, perché arrivano le migliori ispirazioni. E il miracolo arriva proprio in quel momento. Ok. Ne era caduta un'altra, ne prendo un'altra, questa qui, perché tutto si manifesta. L'universo è il vostro sodale, nella mano, hai nelle mani la realizzazione dei tuoi obiettivi. Ma soprattutto questa carta dice è in processo la realizzazione di un obiettivo. Va bene? E vediamo quali angeli, cosa dicono le carte degli angeli, se è un consiglio o un'indicazione. Circuiti, ricevere per condividere. Circondati delle persone in questi giorni, nelle prossime ore, ci sono delle persone
che ti daranno good vibes, buone energie, va bene? Di quello hai bisogno, di rilassarti con persone con quell'energia lì. Porta pace e serenità all'anima. Ti distolgono l'attenzione su alcuni arrovellamenti mentali. Ricevi, ricevi per condividere, cioè sii aperto al ricevere. Anche un caffè con una buona amica, un buon amico, ti offrono qualcosa, apri, ricevi, perché quello ti apre a questa ricezione importante. Influenze angeliche, elimina le influenze negative, ottenere la misericordia di Dio. Ti stanno facendo una pulizia energetica nel sottile. Sì, una pulizia energetica. Una rinascita, un intervento divino, un miracolo ci sarà. Magari dormi un pochino di più anche, perché è un riequilibrio energetico che porta alla realizzazione di qualcosa, mi dicono. Vediamo qual è il messaggio di degli spiriti attraverso questi oracoli. È uscito da solo. L'autenticità attrae. Allora, questa carta ti dice: essere autentica o autentico attrae le persone giuste e respinge quelle sbagliate. Quando rimani fedele a te stessa o a te stesso, filtri naturalmente chi non è in sintonia con il tuo cammino. Allora ti dicono: circondati di persone che vibrano la tua frequenza, cioè quelle con le quali non ti devi giustificare, non devi dire niente, perché lì tu sperimenti la veridicità della tua vera essenza. Allora in quel momento tu puoi capire, comprendi chi sei, attraendo ancora di più quelle frequenze lì. Mantieniti nella tua autenticità. L'imperatrice esce quando tu realizzi quello che vuoi veramente, quando credi nelle tue capacità e nelle tue fragilità, che sono i tuoi più potenti alleati. Il mago, 5 denari. Allora questa lettura mi sta dicendo che ci saranno anche delle persone che ti circondano, che sono tuoi potenti alleati e ti sostengono in questo nobile volo, in questa ascesa, in un momento magari che stiamo vivendo difficile. C'è una risalita totale a tutti i livelli. Ok? Fammi mettere un'altra di queste. Un altro consiglio per te, o quello che ci volevo dire. Guarda quante volte mi hanno detto della pausa. Era la carta che doveva uscire. La pausa è il cambiamento. Magari ti stai muovendo tanto, carichi di responsabilità, sei stanco, quella cosa non parte, Dice: il tuo passato è ora alle spalle. Tutto ciò che desideri è proprio davanti a te. Fermati per riconnetterti con il tuo potere e segui il richiamo del tuo destino. Dovete fare solo una pausa per vedere la manifestazione dell'evento. Staccate un po', ragazze mie, ragazzi, perché qua, voglio dire, hai tu nelle mani il tuo destino, capito? Ed è proprio la carta che chiude tutto questo cerco e ti dice: riposati, perché non devi sforzarti per raggiungere l'obiettivo. Come si dice nello yoga sciamanico, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ti devi impegnare nelle cose, ma quando senti che c'è uno sforzo, e qua avevamo 10 di bastoni, non devi andare lì, non funziona. E i carichi di responsabilità che non sono tuoi, non funziona. Non mettere l'acceleratore lì, perché vieni asfaltato. Quindi dove c'è sforzo, molla. Questo è un consiglio che ti stanno dando. Sia autentica, autentico, e il miracolo avviene da sé. Ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!